Cari amici pelosi, è arrivata l'estate e con essa anche quell'afa che ci fa stare davanti al ventilatore. Era un giovedì di giugno e ci stavamo sciogliendo sul divano quando improvvisamente Elena entrò e disse: Alle ferie, partiamo! Così, entusiasti della notizia, iniziamo subito la ricerca della destinazione ideale per partire all'avventura in compagnia di Leon. Le possibilità erano tante, malgrado molte fossero troppo costose a fronte di altre invece poco dog friendly. Fortunatamente ci siamo imbattuti in Aero Italia, una nuova compagnia aerea italiana che collega tante località nel bel paese, tra cui anche Sicilia e Sardegna, arrivando fino in Grecia e a Malta, quest'ultima luogo del nostro prossimo atterraggio. Pensate che è talmente nuova che non ha ancora a disposizione un numero verde. Infatti, per richiedere assistenza, ci siamo affidati al personale dell'aeroporto di Forlì, loro hub. L'offerta di cui abbiamo approfittato è stata l'acquisto di biglietti aerei a 9,99 euro per tratta a persona, ma l'aspetto che più ci ha esaltato, per noi assolutamente fondamentale, è stato la possibilità di volare assieme al nostro quattro zampe. Sì, avete capito bene, tutti in cabina e nessuno in stiva. Quanto mi piacciono queste politiche dog friendly! Il nostro volo partiva da Forlì alle 18:25 con arrivo a Malta alle 20:15 e la documentazione richiesta affinché Leon potesse partire con noi è composta da il passaporto, il microchip, la vaccinazione antirabbica fatta almeno 21 giorni prima della partenza ed il trattamento contro l'echinococco con un prodotto a base di praziquantel. Questo è valido solo per i cani e deve essere avvenuto tra le 24 e le 120 ore prima dell'ingresso a Malta. Una volta che avrete tutti i documenti in regola, sarà necessario compilare il modulo di prenotifica online del Ministero maltese per l'arrivo o il transito di animali vivi sull'isola. Per ogni evenienza fate sempre affidamento al vostro veterinario. Per portare il vostro animale domestico sull'aereo, il biglietto costa 35 euro e le misure del trasportino devono essere in centimetri 46 x 31 x 25, ma soprattutto ricordatevi che la soglia del peso consentito comprende anche quella del cane. Colgo l'occasione per dare qualche consiglio che spero potrà tornare utile. Prima di partire fate fare un bel giretto al vostro amico scodinzolante così fa i suoi bisogni, siccome c'è da ricordarsi di presentarsi almeno un'ora prima ai banchi check-in. In ogni modo rifornitevi di molti sacchetti. Siccome viaggiare in aereo non è cosa comune per un cane, cercate di fargli prendere più confidenza possibile con il trasportino, magari aiutandovi con un gioco o un panno che sa del vostro odore, così da tranquillizzarlo. Per ridurre ulteriormente l'ansia ci sono anche prodotti naturali. Per esempio noi abbiamo dato a Leon queste gocce di olio di canapa, ma per situazioni di estremo disagio abbiamo anche i fiori australiani. In commercio ce ne sono vari di prodotti, dai collari fino agli spray. In questo modo avrete una vasta gamma di scelte per trovare la soluzione più adatta a voi. Infine consiglio di procurarvi una siringa di plastica senza ago, così da permettervi di bere direttamente dal trasportino senza doverla aprire. Siccome le classiche bottigliette di plastica non superano i controlli di sicurezza, il mio consiglio è quello di portarne una bottiglietta vuota e riempirla successivamente da un qualsiasi rubinetto, così almeno avrete l'acqua da dare al vostro cane, onde evitare di spendere tanti soldi al duty free.
Di attrattive sull'arcipelago ce ne sono davvero tante in proporzione alla sua superficie. Considerate che Malta attira ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo perché risulta la meta ideale per tutti gli appassionati di musica, cinema e cultura. Ma non solo, difatti è molto ambita soprattutto dalle scolaresche e dagli studiosi desiderosi di imparare o migliorare l'inglese. Ad ogni buon conto, però, sono le spiagge a farla da padrona. Impossibile resistere al mare cristallino. Fortunatamente ci sono anche spiagge che consentono l'accesso ai cani e gli unici obblighi che i proprietari devono rispettare sono quelli di tenere sempre il cane al guinzaglio, tranne se è in acqua, ed avere con sé tanti sacchetti per raccogliere i loro bisogni. Dato che è la nostra prima volta in questo stato e la premura non è mai troppa, informandoci su internet siamo venuti a conoscenza che in estate i cani non sono ammessi sulle spiagge bandiera blu né in quelle sabbiose, ad esclusione di Mjeba. Scusate la pronuncia. La cosa che mi avvilisce è che questo tipo di informazioni non sono ben segnalate nemmeno dalle amministrazioni locali. È così che poi si incappa in situazioni spiacevoli tali da rovinare una vacanza. Ma non facciamoci prendere male e godiamoci questo mare. Eccoci tornati a casa, abbiamo fatto partire le lavatrici e ora possiamo rispondere a tutti i vostri quesiti. Rispondendo alla domanda presente nella miniatura del video, sì, è possibile visitare Malta con il cane, ma ci sono alcuni aspetti da dover considerare. In primis l'isola non è di certo tra le prime mete per chi vuole viaggiare con il proprio cane, in quanto i mezzi a disposizione sono alquanto vincolanti, essendoci a disposizione solo aerei e traghetti. In aggiunta, a differenza di altre città interconnesse, non ci sono neanche tante esperienze di viaggiatori con quattro zampe a seguito che testimoniano la loro esperienza, ma per questo ci siamo noi. Una valutazione positiva che posso condividere è l'estrema cordialità e l'assenza di scrupoli che i maltesi hanno nei confronti di chi viaggia con il proprio cuore peloso. Dal nostro host, passando per il personale dell'aeroporto, fino nei ristoranti, sono stati tutti subito gentili e disponibili, addirittura preoccupandosi dello stato di salute di Leonna. Per esempio, le volte che siamo andati a mangiare fuori, ci hanno sempre chiesto se potevano portarci dell'acqua in una ciotola. Un altro episodio invece del tutto inaspettato si è verificato quando eravamo nel centro storico della Valletta e una signora ci ha chiamato preoccupata che la temperatura del pavimento fosse troppo elevata per le zampe di Leon. Questo è stato un gesto che a noi ha fatto veramente piacere perché uno sconosciuto di punto in bianco si preoccupa per il tuo animale ed è un gesto che oggigiorno è sempre più inconsueto, quindi ancora grazie signora, però Leoncino sta bene, è stato bene, si è goduta la vacanza e noi eravamo equipaggiati con vari prodotti per il suo benessere, tra cui anche la pomata rinfrescante. Ad ogni buon conto però vogliamo farvi presente alcune situazioni che se fosse stato per noi avremmo agito in maniera differente. Continuando a parlare delle persone, Malta in estate ospita una marea di turisti perché organizza un sacco di attività ed eventi. L'unica cosa che abbiamo fatto veramente fatica a camminare perché le persone, per quanto siano stati gentili e per noi sia stata un'opportunità per scambiare qualche informazione e chiacchiera, alle quali comunque siamo riconoscenti, sono state troppo invadenti, soprattutto nei confronti di Leon, perché volevano fermarci
per accarezzarlo anche quando non c'è stata possibilità di sostare all'ombra, e questo pressing avuto nei suoi confronti mi ha fatto un po' storgere il naso, perché non capisco come mai le persone vogliano impuntarsi a collare un cane anche quando non ci sono le condizioni adatte e soprattutto l'animale non vuole. Cioè, se tu, mettiamo il caso, sia sudato fradicio e uno sconosciuto vuole venire lì per abbracciarti e tutto, cioè ti viene un po' da innervosirti. E lo stesso anche i cani, loro non possono parlare ma si fanno capire e lo stesso devono essere rispettati. Siccome Malta è situata tra la Sicilia, la Libia e la Tunisia, il caldo è un altro problema da non sottovalutare, in quanto possono sorgere ulteriori difficoltà. Se fate come noi quando andate in spiaggia, portatevi un ombrellone o cercate delle zone d'ombra, perché ricordate che soprattutto il cane percepisce il caldo in maniera differente. In ogni modo, equipaggiatevi di tanta acqua potabile. Sinceramente mi aspettavo di trovare più servizi, ma se anche voi volete fare questa vacanza con il vostro animale, prevalentemente dovete arrangiarvi. Le spiagge in primis, attrattiva principale, non sono ben segnalate, e soprattutto qualora abbiate bisogno di prodotti da negozi pet, ricordate che non ce ne sono così tanti. Quei pochi che abbiamo visto trattano principalmente pesci, mangimi per acquari e decorazioni, quindi affini sempre per il mondo dell'acquariologia, e ritengo di conseguenza difficoltoso trovare la propria marca di croccantini o di umido. Cogliendo la palla al balzo, vi consiglio di armarvi di antiparassitari e anche prodotti repellenti per insetti, perché ora, senza fare terrorismo, è inutile nasconderlo, Malta è una zona ad alto rischio per quanto riguarda la leishmania e ahimè ci sono ancora fenomeni di randagismo. Noi abbiamo incontrato due gatti che si stavano riposando all'ombra di una macchina, ovviamente spenta, e un cane, però questo è successo in una zona remota contadina. L'episodio che però più ci ha scioccato in assoluto è stata la presenza massiccia di blatte. Dato che Malta è un'isola rocciosa, rappresenta il paradiso per questo insetto infestante. Vi giuro che tantissime volte non ci siamo nemmeno accorti di avercele accanto ai piedi, perché stavamo camminando per strada da turisti e lo stavano facendo anche le blatte, quindi è stato comunque uno scenario spiacevole e un po' disgustoso. Queste le trovi per strada come se fossero dei turisti anche loro, però vi giuro che a momenti erano più grandi di Leon. Cioè, non vanno veloci, di più, vanno più veloci della luce e come grandezze sembrano dei minivan. Appena notato ciò, abbiamo subito fatto rapporto al nostro host, che è intervenuto prontamente portandoci il prodotto chimico per tenerle lontane. Per sicurezza comunque noi abbiamo dato una seconda mano. Ovviamente abbiamo tenuto a distanza Leon così che non inalasse prodotto tossico. Ecco, un'altra cosa da fare, magari non lasciate le ciotole per terra, ma questo vale in ogni paese del mondo. Questi erano i punti principali che ci faceva piacere condividere con voi affinché possiate partire alla scoperta di un nuovo paese con il vostro cuore peloso. Consigliamo Malta? Alla luce di quanto visto e detto, riteniamo sia una scelta estremamente soggettiva, poiché ci sono cani e persone che amano e odiano fare determinate cose. Per esempio, ci sono quattro zampe che perdono la testa dietro alla schiuma del mare e altri invece che se ne stanno belli comodi sul divano a fare la loro vita sedentaria. Siete voi che conoscete che cosa ama fare, quindi spetta a voi scegliere le attività adatte al suo benessere. Sicuramente c'è ancora tanta strada da fare per il turismo canino, però avete visto che nonostante tutte le avversità che abbiamo incontrato non ci siamo mai fatti abbattere e soprattutto oggi possiamo vantarci di questa esperienza vissuta con Leon. Speriamo tanto che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto possa tornare utile. Per questo vi chiediamo cortesemente di mettere un bel mi piace e condividerlo con chi ama i cani.
Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale così da rimanere sempre aggiornati su viaggi ed esperienze da fare con il vostro cane. Ma soprattutto scrivete nei commenti che cosa ne pensate e se siete stati a Malta raccontateci la vostra esperienza. Vogliamo sapere che cosa avete vissuto. Consigli e pareri sono sempre ben accetti. Allora che dite? Pensate possa essere la vostra prossima meta? Dalla cuccia di Leoncino è tutto, noi vi ringraziamo dell'attenzione e ci vediamo in un prossimo video.